ho il piacere di dare la parola a Massimo Pinzani, che è il primo speaker di tutta la mattinata che proviene da una realtà privata. Per cui diciamo è un aspetto, se vogliamo, di un settore diverso che ci può anche, con il suo caso studio di medicina di precisione nell'ambito dei trapianti, dare degli esempi dove queste professionalità che noi andiamo a formare nella fase iniziale possono trovare, diciamo, sbocco non esclusivamente in ambito accademico, come veniva detto prima, ma anche nei settori privati o anche del mondo produttivo. Grazie ancora. Grazie Andrea e grazie per aver inserito questa lettura in questo momento. Sono l'unica barriera prima del pranzo, mi rendo conto, perché purtroppo avevo degli impegni a Londra sabato. Io ho iniziato a lavorare come direttore scientifico dell'ISME solo da 3 mesi, quindi quello che vi farò vedere oggi è quello che ho capito io e diciamo tutte le potenzialità che mi sto accorgendo giorno dopo giorno che esistono in questo tipo di istituzione per quello che riguarda la medicina di precisione nel setting dell'insufficienza terminale d'organo e trapianto d'organo. L'ISME è organizzato in 4 principali dipartimenti, ognuno dei quali ha un'attività di trapianto, quindi cuore, polmone, fegato, pancreas e questo sia nell'adulto che nel settore pediatrico e tutta una serie di dipartimenti di servizio, tipo la neurologia, la malattie metaboliche, eccetera, eccetera. Inoltre l'ISME è dotato di una cell factory con 4 stanze GMP, quindi probabilmente la più grande che esiste a sud di Roma, è una unità di fase 1, una biobanca e un centro per la sperimentazione chirurgica in grossi animali, ovini e suini, che è funzionale all'attività chirurgica. È importante sottolineare che le donazioni sono aumentate in Sicilia in modo drammatico negli ultimi 6 mesi, sono andati da sotto l'8% quasi a 30 pazienti per 1 milione di abitanti, quindi di conseguenza il numero dei trapianti sta aumentando in modo vertiginoso sia per quello che riguarda il fegato ma anche per quello che riguarda gli organi, quindi sicuramente un grande fatto positivo. Inoltre sono state messe in funzione nuove tecniche tipo la perfusione degli organi donati che permette l'utilizzo anche di organi marginali e questo ulteriormente aumenta la possibilità di trapiantare. Vi faccio alcuni esempi. Allora, in primo luogo è un aspetto importante che è compreso anche nello SPOC 8 dove noi siamo inseriti, è il diabete e il diabete in particolare che segue il trapianto. Come vedete in tutti i tipi di trapianto c'è l'insorgenza di diabete post-trapianto e questo in conseguenza di una predisposizione ma anche del fatto dell'immunosoppressione alla quale i pazienti vanno incontro. Questi sono vari aspetti, varie manifestazioni del diabete con o senza malattia cronica del fegato e all'ISMET abbiamo uno dei progetti del progetto HEAL è appunto il precision follow up dei pazienti che vanno incontro al trapianto in un progetto che è gestito da uno dei nostri coordinatori del progetto HEAL che è il dottor Alessandro Martina e si chiama appunto Meteorit. Inoltre c'è una grossa attività di base all'ISMET, in particolare lo sviluppo di biomateriali per la possibilità di risolvere il diabete in pazienti trapiantati con l'inserimento di micro device che contengono isole beta e questa è un'attività appunto in corso di grande possibile traduzione. 2 parole sul polmone. C'è lo sviluppo di marcatori predittivi, per esempio per poter stratificare i pazienti con ARDS, quindi in attesa di trapianto di polmone. Per esempio in questo caso l'uso di microRNA può dividere i pazienti in 2 categorie principali, un cluster E, quindi i pazienti con malattia grave e quindi che hanno bisogno del trapianto più rapidamente, e in pazienti di cluster B, quindi con malattia meno grave. In pratica questi microRNA sono associati a delle pathway proteiche tipo remodeling cellulare, regolazione del sistema immunitario e regolazione della coagulazione che spiegano perché effettivamente l'espressione di questi mRNA si associa a una prognosi più o meno positiva.
Inoltre questi microRNA sono stati utilizzati anche per vedere la risposta all'ECMO, nel quale l'ISMET ha fatto un grande lavoro durante la pandemia, e permette appunto di dividere i pazienti che hanno bisogno più o meno a lungo di ECMO già all'inizio del trattamento, anche qui associazione con proteine relative. Inoltre un punto importante è avere diciamo, dei marcatori prognostici della durata di un trapianto. In questo caso il polmone del donatore viene sottoposto a un'analisi di microRNA e si può appunto prevedere quanto è possibile che l'organo trapiantato duri nel tempo o non vada incontro a una malfunzione precoce, e anche questo è molto importante per poter usare gli organi nel modo più adeguato. Per quanto riguarda la cardiologia abbiamo una grossa attività. Qui ci sono due esempi di biomarcatori per valutare la prognosi in delle forme diciamo, di dilatazione e stenosi valvolare oppure di aterosclerosi coronarica, e quindi in pratica tutti questi marcatori sono in fase di elaborazione e accumulo di dati, e si spera che risultino in biomarcatori da mettere in comune con la comunità scientifica. Per quanto riguarda le malattie infettive abbiamo una grossa attività di prevenzione e di gestione delle infezioni post-trapianto. C'è stata un'esperienza durante la pandemia l'ISMET è stato il primo a valutare perché i pazienti trapiantati avevano una migliore risposta a una singola dose di vaccino Pfizer, in pratica dimostrando che in conseguenza dell'immunodepressione sviluppavano meno interferone o immunoglobuline in conseguenza del trapianto. Successivamente è stato visto che sottoponendo questi pazienti a booster fino a 4 si risolveva il problema, soprattutto mediante l'aumento delle IgA. Un altro aspetto importante sono le infezioni che non si possono identificare con i normali metodi diagnostici, e per questo è stato inserito questa attività con metagenomics. In pratica possono identificare infezioni da patogeni che includono virus, funghi e batteri in un singolo test. Questo è diciamo, la pato, e tutti i liquidi biologici possono essere sottoposti. C'è una estrazione degli acidi nucleici, una elaborazione e una elaborazione bioinformatica, dopodiché viene fuori delle risposte. Allora, questo è un caso di un paziente con polmonite che aveva negatività di tutti i test. La metagenomica rivela che c'è una Klebsiella e un enterococco evidenti, dopodiché questo è confermato con la PCR, il paziente viene trattato di conseguenza. Questo è un altro caso interessante, un donatore multiorgano, gli organi sono stati donati, sono già arrivati nei vari pazienti, dopodiché si scopre che ha un ascesso cerebrale e quindi che è negativo alle culture. Con la metagenomica si scopre che è positivo a una serie di batteri, per cui il paziente che ha ricevuto gli organi viene sottoposto a un adeguato monitoring. Due parole sulla neurologia. Questo è un progetto che rientra nel progetto HEAL, è della dottoressa Loré, ed è praticamente il ruolo del rene nella neurodegenerazione in corso di insufficienza renale cronica, si chiama studio KIND, che è dovuto in pratica all'accumulo di proteine che non sono adeguatamente eliminate. Un altro progetto sempre della dottoressa Loré riguarda invece la neurodegenerazione in corso di insufficienza epatica cronica secondo il cosiddetto liver-brain axis. Un aspetto importante che non riguarda esattamente il trapianto è la nostra attività di endoscopia digestiva, che in pratica dal punto di vista della medicina dell'epidemia ha sviluppato la cosiddetta endoscopia, che serve appunto per raggiungere organi attraverso l'esofago, lo stomaco e il duodeno che non sono raggiungibili se non mediante una apertura del torace o dell'addome. È noto che attraverso l'ecoendoscopia si può fare biopsie del pancreas, del rene, eccetera, ma questo è stato il primo esempio di fare biopsie di masse polmonari per la diagnosi di tumori polmonari, e questo è dimostrato molto efficiente, con una adequacy dei campioni intorno al 92% e adeguata sensibilità diagnostica, con poi identificazione
delle caratteristiche di tipo immunologico e conseguente immunoterapia di questi tumori. Ci sono altri 3 progetti principali del Heal Italia, sono tutti nell'ambito dei trapianti, epatocarcinoma o malattie polmonari, e volevo ringraziare Alessandro Martina e Enza Lorè, che sono in questo momento i responsabili del progetto Heal Italia per ISMET, tutte le persone che hanno contribuito, e l'ufficio di ricerca e l'ufficio grant, in particolare Fabrizio Campisi che è presente e il suo team, per l'aiuto che stanno fornendo a questo lavoro. Grazie.